Siamo in diretta su Twitter con Raja Nainggolan. Raja, cosa resta dopo questi 90 minuti? Perché bisogna dividere la partita in due. Un gran primo tempo con un tuo gol meraviglioso, un secondo tempo in cui la stanchezza forse si è fatta vedere, avete concesso spazio alla Juve e farlo spesso letale. Sì, penso che abbiamo fatto un gran primo tempo dove siamo andati a riposo soltanto con 1-0, che comunque penso che c'erano 3-4 occasioni che potevamo fare sicuramente gol. Poi nel secondo abbiamo concesso un po' alla Juve anche perché sono stati più bravi loro e niente, al di là del gol loro penso che tante chiare occasioni non ne hanno avute, quindi comunque la partita è stata sempre in mano e niente, c'è un po' di rammarico per non aver vinto. C'è rammarico per non aver vinto, dici tu, e però c'è la soddisfazione, no, di aver giocato davvero bene contro la Juve, che comunque è una squadra che in Italia vince lo scudetto da 8 anni, viene a San Siro per fare la partita contro l'Inter perché il derby d'Italia è il derby d'Italia, e state dimostrando, anzi confermando questa tendenza che contro le big sulla carta riuscite a esprimere tutto il vostro potenziale. Sì, perché comunque vengono a fare il loro gioco, quindi diventa anche più facile magari a giocare. E si giocano le partite più aperte, penso che la nostra qualità esce più fuori in certe partite. Niente, penso che abbiamo dimostrato di potercela giocare, abbiamo fatto una grande partita oggi. Adesso sarà difficile fino alla fine, ma dipenderà sempre da noi comunque. Ci racconti invece la tua di partita, le sensazioni che hai provato, cosa è cambiato anche magari fisicamente tra primo e secondo tempo? No, un po' di stanchezza, poi c'aveva un po' di fastidio, ma niente di che. E niente, abbiamo sofferto un pochino e il mister ha fatto i suoi cambi che vanno soltanto accettati, quindi io non è che sto a parlare quanto giocano. L'importante è che chi gioca dà sempre il massimo di se stesso per raggiungere gli obiettivi che abbiamo. Non c'è tempo però insomma di stare a pensare a questa partita perché ne arriveranno altre 4 difficilissime, perché bisogna confermarsi e confermare questo terzo posto, considerata che è anche una volata Champions davvero incredibile quest'anno. Sì, tante squadre stanno dentro, ci saranno ancora un po' di scontri diretti, quindi ripeto, dipenderà soprattutto da noi, perché se noi vinciamo le nostre partite non dobbiamo aver paura degli altri che ci stanno dietro. L'ultimissima, giuro, poi ti lascio andare, riprendo le tue parole di un'intervista di qualche giorno fa, hai detto la prossima stagione vedremo Raja Nainggolan, quello vero, però in quel gol e soprattutto in questo primo tempo c'era tutto il vero ninja, no? No, avevo detto questa cosa perché era giusto per dire che spero di avere una stagione senza infortuni, di poter dare sempre il massimo. Quest'anno ho avuto un po' troppo tempo perso per recuperare degli infortuni e spero soltanto che l'anno prossimo non avrò questi problemi. Siamo con Samir, abbiamo visto un po' le immagini della partita, non hai dovuto fare tanto, se non ricordo male una tua grande parata su Pjanic, però concedere spazio a una squadra come la Juventus purtroppo potrebbe far finire le partite così. Sì, ma il problema nasce un po' dal primo tempo dove abbiamo speso tanto e dove non abbiamo più chiuso la partita, perché occasioni le abbiamo avute e purtroppo non le abbiamo chiuse e loro un'occasione, neanche occasione, un tiro in porta hanno pareggiato questa partita e poi alla fine hanno avuto anche un'altra che è stato bravo D'Ambrosio a salvare, però penso che noi primo tempo bene, molto bene, nel secondo un po' meno. Alberto? Ciao Samir, buonasera. Che Inter esce da questa doppia sfida con Roma e Juventus? Penso che abbiamo fatto ottime partite, magari meritavamo qualcosa di più. Abbiamo raccolto troppi pochi punti di 2 prestazioni fatte, però anche questo fa classifica, un punto e si va avanti, tanto mancano ancora 4 partite e bisogna fare ancora punti per raggiungere il nostro obiettivo. E guardando proprio alla partita, dicevi abbiamo speso tanto nel primo tempo,
Come mai? Cioè, forse proprio da un punto di vista atletico l'Inter ha dato quasi tanto, se non troppo, nella prima ora di gioco e poi si è ritrovata un po' più stanca nell'ultima metà, però anche con stanchezza comunque l'Inter ha avuto tante occasioni poi nel finale. Sì, abbiamo avuto occasioni come hai detto tu, però se tu chiudi le partite, vai su 2-0, 3-0, diventano diverse, poi su 1-0 è sempre in bilico, quindi è stata una bella partita nostra, però se sempre i gol fanno differenza nei vincerlo e nei perderlo. Ti faccio l'ultima, Samir, parlavi insomma della scarsezza del gol, insomma, che non arriva, non è soltanto in questa partita, l'Inter crea spesso e volentieri tante occasioni e poi non concretizza perché magari sbaglia l'ultimo passaggio, perché a volte ci mette troppa frenesia. Tu che idea ti sei fatto? No, non mi sono fatto nessuna idea, perché è importante arrivare, fare occasioni, poi una volta fa e una volta no, e poi ci sono anche avversari che bloccano e provano a tipo fermarti, e va bene, l'importante è che li creiamo, poi un gol ci arriveranno. Danilo, cerchiamo di spacchettare la partita perché primo tempo bellissimo, bugiardo anche perché l'1-0 forse era stretto, poi secondo tempo invece abbiamo visto un'altra Inter forse un po' più stanca. Sì, abbiamo esaminato bene la partita, nel senso che abbiamo avuto tante occasioni nel primo tempo e ne abbiamo sfruttata soltanto una. Poi nel secondo tempo ci siamo un pochettino abbassati e comunque giocando contro la Juve che davanti a tante soluzioni tattiche e tecniche alla fine il gol te lo fanno o quantomeno si avvicinano a farlo, e ha fatto un gran gol Cristiano da fuori area. Però a mio avviso dovevamo fare almeno un secondo gol nel primo tempo. Alberto? Cioè Danilo, c'è più in questo momento rammarico per aver pareggiato, per non essere riusciti a vincere, o internamente siete anche arrabbiati sportivamente ma caricati dal fatto che questa sera avete tranquillamente giocato alla pari con la Juve, se non addirittura avete fatto meglio? Non ci abbiamo tempo di pensare ad avere il rammarico. Abbiamo un'altra partita importante che è quella che ci permetterà magari di avvicinarci al nostro obiettivo contro l'Udinese, quindi abbiamo fatto una buona partita, in settimana esamineremo le cose positive e quelle negative, però non abbiamo tempo di pensare a questa partita, bisogna pensare già alla prossima. Invece per un giocatore che è nella tua posizione, quanto è difficile affrontare una squadra che cambia magari 3 o 4 moduli anche all'interno della stessa partita? Beh, è difficile perché, come ho detto prima, soprattutto in avanti la Juve ha tante soluzioni ed ha un allenatore che poi riesce a cambiare spesso il modulo durante il corso della partita. Bisogna stare concentrati per 95 minuti e cercare di dare meno spazio all'avversario che ti punta. Tu parlavi della prossima partita, insomma, contro Udinese che non è ancora salva matematicamente, quindi sarà un'insidia in più, insomma, per voi che non dovete assolutamente sottovalutare l'avversario. Sì, assolutamente sì. L'Udinese è una situazione di classifica che non la fa stare di certo tranquilla, quindi loro cercheranno assolutamente di ottenere bottino pieno, ma il nostro obiettivo deve essere più importante del loro.